Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Nel video di oggi il soggetto è Lexa di The 100, un personaggio che io adoravo quando guardavo quella serie, adesso non la guardo più, e di cui avevo già fatto un disegno, avevo già fatto un ritratto, ve lo metto anche nelle schede. Questa volta l'ho fatto per una mia amica, di solito non faccio disegni per gli altri, cioè tendo a farli e a tenerli per me, cosa che forse non è molto conveniente, però ecco, sono contenta di averglielo regalato perché è bello sapere che qualcuno ha un tuo disegno a casa sua e magari che lo appende pure, quindi è una bella sensazione. Comunque, vorrei passare direttamente alla parte tecnica di questo disegno perché ho un po' di cose da dirvi riguardo alle matite. Allora, innanzitutto ho usato Prismacolor e Giotto insieme. Più Prismacolor, Giotto ho usato solo il nero tendenzialmente e poi ho fatto la spalla con le Giotto per cercare di capire un po' la differenza tra le matite. Allora, siccome le Prismacolor sono molto secche e invece le Giotto sono più, come direi, unte, oleose, ok, più compatte, c'è una gran differenza nel disegnare con l'una e con l'altra. Cioè, con le Prismacolor si va bene quando bisogna sovrapporre più colori, perché il colore che poi andrà a stare sopra non intacca il colore sotto, cioè non lo trascina, non lo rovina e queste cose qua, quindi il risultato è ottimo. Mentre con le Giotto non è proprio facile andare sopra a un colore che hai già steso, però è anche vero che la matita è più compatta, quindi non serve schiacciare così tanto come serve con le Giotto per riempire i buchi, insomma, e tra l'altro è più facile andare a colorare vaste aree, perché appunto la matita è come se quando passassi lasciassi proprio un bel segno, mentre con le Prismacolor il segno è molto leggero, ok? E dato che la matita è anche molto secca e sbriciolosa, si consuma prima. E quindi ecco che passiamo anche ad un altro punto che è il temperamatite. In un video vi avevo detto che per le Prismacolor serviva un temperamatite adatto della marca Prismacolor. Allora non è che serva per forza un temperamatite della Prismacolor, in realtà il mio era uno di Tiger e quindi ho dovuto comprarne uno migliore. Non è che Tiger faccia temperamatite schifosi, semplicemente la lama era anche un po' rovinata perché ce l'ho da un paio d'anni, quindi non è che temperi così bene, però ecco non mi aveva mai rotto le punte delle Giotto e quindi non ho mai avuto il bisogno di comprare un temperamatite nuovo, mentre con le Prismacolor mi si rompeva continuamente la punta e probabilmente è anche dovuto a questo fatto che siano secche le matite, quindi ho dovuto comprare questo temperamatite. Costa un sacco, costa quasi 10 euro, mi pare 8 e qualcosa o 9 per dire, però ecco, cosa ha di speciale questo temperamatite? Sostanzialmente niente, cioè ha due fori come tutti i temperamatite, solo che non è uno grande e uno piccolo, cioè non uno per le matite grosse e uno per le matite normali, ma uno che fa la punta come più corta e l'altro che la fa normale. Ecco, io lo uso, mi trovo bene in realtà perché tempera bene, il fatto che faccia la punta corta aiuta a non rompere la punta, però ecco, dopo un po' si rompe lo stesso perché devi arrivare al punto in cui la mina è rotta, quindi però ecco, aiuta a non far consumare così presto la matita. Certo, se voi avete un temperamatite a manovella, usate quello, non serve che compriate un temperamatite Prismacolor, ok? O comunque sicuramente il temperamatite Prismacolor non è il miglior temperamatite al mondo, quindi usate quello che volete essenzialmente. Però ecco, se vi accorgete che il vostro temperamatite ve le rompe continuamente, probabilmente dovete pensare appunto di cambiare temperamatite. Bene, io vi auguro una buona giornata, spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando mettete mi piace e condividetelo con i vostri amici e se non mi seguite ancora su Instagram e Facebook potete trovarmi sempre con il solito nome su Instagram e Facebook. Ci vediamo al prossimo video, un bacione a tutti!